Ragazzi, bentornati in un nuovo video. Momento di unboxing anche oggi, proprio per la settimana del Black Friday. Vediamo cosa ci hanno mandato gli amici di Hans Show dentro questo pacco. Bando alle ciance e mettiamoci subito all'opera perché non vedo l'ora di montare questo nuovo accessorio. Tutto però dopo la sigla. Allora, andiamo subito ad unboxare. Bello lungo, Ed eccoci qua. Come sempre devo fare i miei complimenti sinceri per come impacchettano le cose. Il packaging è sempre molto curato. Adesso oggi andremo a montare questa barra che andrà montata sotto la scritta Tesla sul cofano posteriore e avrà, diciamo, l'effetto che aveva per gli amanti dei telefilm anni 90 la macchina KITT Knight Rider. Non so se vi ricordate, i più boomer sicuramente sì. KITT cerca di catturare quel toro. Un toro? Scherzi, Michael, tu vuoi che io insegua quel toro? Ma io non sono un matador. KITT, come vuoi, Michael. Davvero ci sono due oggetti, c'è questo che andremo a montare e il cablaggio, semplicissimo. Adesso mettiamoci subito all'opera. Allora, adesso andremo a rimuovere questa copertura della chiusura del cofano e poi il pannello che si trova qui, che è semplicissimo da smontare perché ha delle clip interne. Ci aiuteremo con questo utensile che purtroppo non è incluso, ma è facilissimo da reperire anche su Amazon. Io già ce l'avevo per i molteplici accessori che ho già montato. Quindi andiamo a staccare questa copertura, la mettiamo da parte e andiamo subito a smontare. Ok, solo rumore, ok, mamma mia, ci siamo quasi. Ok, clip tutte intatte. Adesso andiamo a scollegare il pulsante di chiusura del cofano. Ok, mettiamo la copertura qui da parte. Quindi ci andiamo a trovare il cofano posteriore così, nudo e crudo. Adesso dobbiamo andare a scollegare le vecchie luci. Praticamente si trovano qui. Ok, scollegata. Allora, per lo smontaggio degli stop posteriori ci servirà una chiave per svitare qua questo dadino, che adesso andremo a recuperare. Molto semplice. E le svitiamo così, non perdendo ovviamente questo dadino. Qui già l'ho allentato e lo svitiamo completamente. Adesso mancano da levare queste due vitarelle che sono della parte posteriore. Una volta levate le mettiamo a posto e gli stop verranno via. Vediamo se riesco con una mano. Sì, ecco qui il nostro stop nudo e crudo. Quindi semplicissimo, 3 viti e lo stop viene via. Adesso facciamo la stessa cosa in quest'altra posizione. Allora, adesso abbiamo smontato tutti e due gli stop e quindi adesso andremo a riposizionare la fascia che ci è arrivata nella parte posteriore sotto la scritta Tesla. Adesso darò una bella pulita in questa parte che sarà la parte di applicazione della fascia, così aderirà al meglio. Come vedete dietro ha già il biadesivo pronto per l'installazione, quindi non dovete assolutamente comprare nulla. Ho deciso di utilizzare questa nuova tecnologia per l'oscuramento della targa, così avremo una top data integrity e in fase di editing non mi starò a impiccare per oscurare ogni volta la targa. Adesso la fase più simpatica della giornata sarà centrare e posizionare la nostra fascia. Adesso vado a rimuovere il biadesivo che c'è qui e che Dio ce la mandi buona. Ok, adesso operazione che
se state da soli è molto più complicata di quello che dovrebbe essere in realtà. Andremo a centrare e posizionare la nostra barra. Ok, facciamo una bella pressione e ci siamo. Adesso ci dedichiamo a far passare i cavi qui sotto, andranno a passare dentro questo buco, nulla è lasciato al caso, qui, e poi li manderemo all'interno da quest'altro buco, così ce li troveremo per il collegamento finale dietro. Ovviamente facciamo la stessa cosa qui. Ok, adesso ci andiamo a posizionare i nostri stop. Incredibile, stop riposizionato, così è come sarà il lavoro finito. Adesso facciamo la stessa cosa all'altro lato, lo appuntiamo solamente e poi andremo a collegarlo all'interno. Ok, posizionato. Adesso andiamo a aprire il cofano e ci facciamo i collegamenti finali. Ok, adesso ci troviamo i vecchi cavi di cablaggio dei fari e il nuovo, quindi andiamo a collegare subito il nuovo, ci andiamo a collegare il vecchio qui. Ok, ha fatto lo scattino, quindi sta a posto. Quindi adesso andiamo a collegare questo alla parte qui del faro. Ok, faccio faro per faro così poi non ci ripasso più. Ok, e le due vitarelle qui. Devo essere onesto, pensavo che questo lavoro prendesse molto più tempo e invece con neanche 40 minuti abbiamo finito, nonostante stia facendo il video, perché senza video ci avremmo messo 4 secondi. Facciamo lo stesso identico lavoro qui. Andiamo subito con il cavetto nuovo piccolo della fascia LED, semplicissimo. Poi andiamo con il vecchio, questo diciamo è come se fosse un hub, ok, così, e questo andrà qui collegato allo stop. Ok, anche qui mettiamo i cavi dentro così non danno più fastidio. Ok, e ci andiamo a mettere le viti. Partiamo con il dadino, poi lo stringiamo, e le due viti qui. Una piccola stretta a mano e poi passiamo con la nostra super chiave regolabile. Allora io direi, prima di rimontare il pannello, di testarlo, perché se no che facciamo? Lo testiamo dopo che abbiamo richiuso tutto? Funzionerà tutto sicuramente, ne sono certo, però adesso abbasso il cofano e vediamo un attimo. Allora devo dire che la striscia è stata centrata alla perfezione contro ogni mia previsione. Adesso la testiamo un attimo. Oh, che spettacolo. Adesso ho messo la freccia, vedete come fa? Ok, qui funziona. Adesso mettiamo la freccia a destra. No, è davvero uno spettacolo. Adesso provo a spegnere la luce così magari si vede anche meglio. E adesso provo a frenare. Questa fase la vedrete meglio voi sicuramente, perché dopo la vedrò. Ok, così è come si presenta, con tutta quanta la fascia LED accesa. Devo dire che è davvero uno spettacolo. È più bella di quello che pensavo. Adesso non perdiamoci in facili entusiasmi. Adesso non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a montare il pannello
di copertura posteriore. Ok, adesso ci andiamo a rimontare il nostro amatissimo pannello. Ci andiamo a collegare subito il pulsante. Ok, e adesso, facendo attenzione alle clip, ok, dei colpi ben assestati, andiamo nelle sedi giuste. Ok, semplicissimo. Così vi sfogate anche un pochetto e andiamo a rimettere la copertura qui di gomma. E perfetto. Questo è come si presenta. Il colpo d'occhio è davvero davvero bello. Guardate come riflette anche per terra. Stupendo. Sembra davvero la macchina di Kit. Che spettacolo, bello bello. Poi è fine e non bisogna levare le lettere sopra, perché avevo visto un altro accessorio simile, ma non mi piaceva perché bisognava levare le lettere sopra Tesla, che a me piacciono moltissimo. Cioè cambia totalmente il posteriore così, con un lavoro di 30-40 minuti. Ragazzi, che dire, il risultato devo dire spettacolare, molto meglio di quello che pensavo, con lavoro davvero di 30-40 minuti anche da soli. Calcolate che l'ho fatto con una mano sola e con una mano stavo facendo il video, quindi molto molto semplice. Vi ricordo che per questa settimana, il Black Friday, con il codice NONJO avrete diritto allo sconto del 25%. Vi lascio tutti quanti i link in descrizione di questo e di altri accessori degli amici di Hans Show, che saluto. E niente, io ragazzi vi saluto, spero che questo video vi abbia aiutato per la scelta di accessori per migliorare la vostra auto. Questa è proprio una chicchetta che cambia completamente la parte posteriore. Io ragazzi vi saluto, se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Salutiamo anche quelli che mettono dislike ai video. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Ci vediamo in un prossimo video ragazzi. Buon Black Friday a tutti. Ciao!